Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vediamo come dipingere uno scudo invecchiato e rovinato decorato con un motivo vichingo, che può essere più o meno complesso in base al tipo di esercizio che volete fare. In descrizione vi lascio i riferimenti al modello usato, così come colori, prodotti e altri video utili. Dopo aver creato una base piena e coprente in primer nero, siamo pronti per creare l'effetto rovinato sul legno. Partiamo quindi con un grigio chiaro e caldo. Con l'ausilio di un pennello piatto lo picchiettiamo nelle aree più rovinate dello scudo, nel nostro caso in basso a destra e in alto a sinistra. Lavoreremo stratificando, quindi alla fine questo colore non si vedrà più, ma creerà un ulteriore livello di usura. Inseriamo anche delle linee sottili in concomitanza con il margine superiore dei tagli, presenti o simulati da noi. A questo punto, con un blu scuro da alleggerire a velatura, vogliamo coprire parzialmente questo passaggio. Gli Scale Color Artist sono ottimi per questo utilizzo e con un paio di passate leggere rendiamo un tutt'uno l'usura e lo scudo, così che risultino due parti di uno stesso elemento. Il profilo in cuoio, così come il centro, li coloriamo di nero e per il momento li lasciamo da parte. Prendiamo quindi un marrone caldo non troppo scuro, nel mio caso mischiato con uno più chiaro per creare il colore che volevo, e con il pennello andiamo a sporcare le aree precedentemente rovinate. Questa volta non picchiettiamo subito il colore come prima, ma piuttosto cerchiamo di creare uno strato sottile e uniforme in quelle aree, evitando i recessi. Una volta fatto apparirà così, come se il lavoro di prima fosse leggermente annebbiato. A questo punto picchiettiamo con il pennello sottile il colore puro qua e là per creare un ulteriore step di sporcizia. Ora sigilliamo tutto dietro un nuovo strato di velatura blu, più intensa nelle aree rimaste scure finora, così da simulare la storia dello scudo rovinato, ridipinto più volte e magari anche sporco. Lasciamo asciugare e siamo pronti per il decoro. Qui possiamo decidere di usare subito il pennello sottile oppure creare la traccia del disegno prima a matita. Consiglio di stare comunque molto leggeri e di non usarne una troppo dura perché potrebbe graffiare la pittura, ma neanche troppo morbida perché potrebbe lasciare la polverina. Una HB usata leggera andrà benissimo. Seguiamo quindi a grandi linee la nostra reference e siamo pronti a riempire gli spazi. Per rendere più coprente un colore chiaro come il Sahara Yellow aggiungiamo una punta di Hull Red. Senza premere troppo e quindi lasciando intenzionalmente qualche recesso non colorato, riempiamo gli spazi creati prima a matita. Io consiglio di iniziare con disegni più basici se non si è molto pratici, ma di mettersi sempre alla prova con qualcosa un pochino più complesso. Una seconda passata ci aiuta a renderlo più visibile e il blu del legno ci aiuta a sistemare eventuali sbavature. Una volta asciugato riprendiamo il marrone di prima e invecchiamo parzialmente anche il decoro, in modo coerente. Con marrone scuro e un pennello sottile come lo 00 scuriamo i tagli nel legno. Al contrario, schierendo il Sahara Yellow, illuminiamo alcune sezioni nel legno, in quelle parti di decoro al centro dello scudo dove c'è meno usura. Ora possiamo occuparci del contorno in cuoio, per il quale coloriamo le parti in rilievo con un marrone più chiaro di quello usato per il fondo. Se sono in rilievo, come in questo caso, basterà stare leggeri e usare il fianco del pennello. Coloriamo poi con il grigio pieno e coprente tutte le borchie che lo tengono fermo. Con precisione creiamo un archetto più chiaro nella metà bassa di ognuna e un punto bianco piccolo e brillante in quella alta, così da simulare il riflesso. Per la parte centrale di metallo invece cerchiamo di inserire i colori del nostro decoro, a dove si posizionano, e creando delle zone che si restringono verso la parte centrale.
Intensifichiamo poi il riflesso chiaro in alto coerentemente con quello nelle borchie. Ora, con diversi strati di glaze nero, alleggerendo il colore e togliendone molto dal pennello, stemperiamo questi riflessi marcati e li facciamo un po' sparire nel metallo, rendendo il tutto più ovattato e credibile. Possiamo concludere inserendo qualche punto più luminoso sul metallo e sulle venature del legno per creare maggiore contrasto. E con questo concludiamo anche l'esercizio di oggi. Io spero come sempre che vi sia utile come spunto per realizzare tanti scudi diversi e dare sfogo alla vostra fantasia. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!